velivoli di enormi dimensioni utilizzati in tutto il mondo per il trasporto di merci o per il trasporto di un numero elevato di passeggeri. Questi sono gli aerei più grandi del mondo. Parte prima. Antonov An-22. È un aereo da trasporto militare pesante progettato dall'azienda ucraina Antonov. Misura 58 metri di lunghezza, 17,5 metri di altezza e 64 metri di apertura alare. Ha un peso a vuoto di 116 tonnellate ed è alimentato da 4 motori turboelica Kuznetsov NK12 con una coppia di eliche controrotanti ciascuno che generano una potenza di 12.100 cavalli. È il più grande velivolo turboelica al mondo fino ad oggi. È apparso per la prima volta in pubblico al di fuori dell'Unione Sovietica al Paris Air Show del 1965 ed è stato prodotto tra il 1964 e il 1974. Da allora in poi, il modello ha visto ampio uso nelle operazioni militari e umanitarie dell'Unione Sovietica ed è ancora in servizio con l'aviazione russa. Ha la capacità di decollare da piste di atterraggio corte e non asfaltate. Il carrello di atterraggio è rinforzato per piste di atterraggio ruvide. Nelle prime versioni era possibile regolare la pressione dei pneumatici per condizioni di atterraggio ottimali, funzione poi rimossa nei modelli successivi. Boeing 777-300. È un aereo di linea costruito dalla Boeing e utilizzato da molte compagnie aeree in tutto il mondo. Misura 74 metri di lunghezza, 18,5 metri di altezza e 61 metri di apertura alare. È dotato di 2 motori Rolls-Royce Trent 800 e ha un peso a vuoto di 155 tonnellate. Questa è la versione con la fusoliera più larga rispetto alla versione base, e fu progettata come sostituto per il 747-100 e il 747-200. Rispetto al più vecchio 747, il 777-300 può trasportare un numero maggiore di passeggeri, consuma 2/3 del carburante e ha costo di manutenzione del 40% più bassi. Il primo 747-300 fu consegnato alla Cathay Pacific il 21 maggio 1998. 8 compagnie aeree hanno ricevuto un totale di 60 aerei, anche se l'introduzione nel 2004 del modello 300 era ad autonomia maggiorata ha fatto sì che tutti gli operatori spostassero il loro interesse su quest'ultima versione abbandonando ulteriori ordini per il 300, determinandone così la fine della produzione con l'ultima consegna nel 2006. Boeing 7478. È l'ultimo nato della famiglia 747 della Boeing studiato e sviluppato partendo dal predecessore 747-400, misura 76 metri di lunghezza, 19,5 metri di altezza e 68 metri di apertura alare e pesa 220 tonnellate. Sfrutta le tecnologie costruttive e i motori del Boeing 787 Dreamliner, 4 motori General Electric Genx 2B67 di nuova generazione, che forniscono una spinta ancora più potente rispetto al passato, garantendo consumi di gran lunga più efficienti e un'autonomia fino a 14.815 km, circa un terzo in più rispetto ai modelli precedenti. Viene proposto sia in versione passeggeri, denominata 747-8 Intercontinental, sia in versione cargo, che prende il nome di 747-8 Freighter. La versione passeggeri può trasportare fino a 467 passeggeri in una configurazione a 3 classi, 51 passeggeri in più della versione precedente, alla velocità di crociera di 908 km/h. L'8 febbraio 2010, dopo quasi 5 anni dall'annuncio, ha fatto il suo primo volo il 747-8 Freighter, durato 3 ore e 39 minuti. La versione passeggeri, il 747-8 Intercontinental, che è stata presentata al pubblico il 14 febbraio 2011 nello stabilimento Boeing di Everett durante un evento, ha effettuato il primo volo il 20 marzo 2011, durato 4 ore e 25 minuti. A giugno 2013 la Boeing ha ricevuto ordini per 65 unità nella versione cargo e 40 nella versione passeggeri. Airbus Beluga XL. È un grande aereo da trasporto merci utilizzato dall'azienda europea Airbus a partire dal 2014. È basato sull'A330-200 e rappresenta il successore dell'A300-600 ST Beluga. Misura 63 metri di lunghezza, 19 metri di altezza e 60 metri di apertura alare. È alimentato da 2 motori turboventola Rolls-Royce Trent e pesa 125 tonnellate.
È stato annunciato a novembre del 2014 e circa un anno dopo si sono visti i primi rendimenti mentre l'assemblaggio, iniziato nel 2015, è entrato nella fase finale all'inizio del 2017. Il progettista contempla la costruzione di 6 esemplari, come per il suo predecessore. Il Beluga XL è una realizzazione innovativa ed è studiato per avere una capacità di carico del 30% maggiore rispetto a L suo predecessore, per poter caricare al suo interno 2 ali della 350. Nel novembre 2019 ha ottenuto il certificato omologazione da parte dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea a seguito di oltre 200 testi di volo della durata complessiva di oltre 700 ore. Il velivolo è entrato ufficialmente in servizio il 9 gennaio 2020. Boeing Dreamlifter è un aereo cargo costruito dall'azienda statunitense Boeing e nasce dal bisogno di un grande aereo cargo che trasportasse le sezioni del 787 dagli stabilimenti esteri, situati in Italia, Carolina del Sud, Kansas e Giappone fino allo stabilimento di Everett, nello stato di Washington. Per questo scopo infatti avrebbero richiesto troppo tempo i trasporti via mare, mentre la versione 747 Freighter non era sufficientemente grande per effettuare il trasporto per via aerea. Si è deciso quindi di progettare un velivolo apposito partendo dal 747-400, con una fusoliera ingrandita per aumentare il volume degli interni. Misura 72 metri di lunghezza, 21,5 metri di altezza e 64 metri di apertura alare e funziona con 4 motori Pratt & Whitney 4000. Questa versione si chiama Large Cargo Freighter, o LCF, e permette di risparmiare tra il 20 e il 40% in termini costi e di ridurre il viaggio da 30 giorni ad alcune ore. Terminata la progettazione, che ha richiesto oltre 500.000 ore di lavoro, i velivoli sono stati assemblati a Taipei presso l'aeroporto Chiang Kai-shek, dove il 9 settembre 2006 è stato effettuato il primo volo. Finora ne sono state prodotte 4 unità e il 2 giugno ha ricevuto la certificazione per il volo, dopo 437 ore di test in volo e 639 ore di test a terra. Al suo interno ha un volume di circa 1840 metri cubi, pari al triplo del 747-400 Freighter, e l'area di carico è separata dalla zona pressurizzata per l'equipaggio tramite una barriera in alluminio, che corrisponde al muso dell'aereo.